Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami le energie disponibili per la bilancia per l'estate 2025. Abbiamo la carta degli amanti. Devo dire che in questo giro di letture sono usciti abbastanza, cioè questa carta è uscita abbastanza, è una bellissima carta, parla di armonia, parla di amore a 360 gradi, ovvero sia l'amore che si prova per gli altri, ma anche l'amore che si prova per se stessi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, i link ai video corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e poi trovate anche il link per il corso di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a inizio giugno 2025. Bene ragazzi, 2 di bastoni, tre di spade, 10 di denari, il mago, 6 di denari, regina di denari e abbiamo un 8 di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, dopodiché andiamo a fare i vari esempi, quindi per l'amore, il lavoro, andiamo a vedere un po' tutti i settori. Allora, iniziando da questo 2 di bastoni, devo dire che è come se ci fosse una sorta di indecisione sul dove andare, sul cosa fare, sul se andare. È una carta di progettualità comunque. È spiegata da un 8 di coppe e da una regina di coppe, come se ci fossero sentimenti o emozioni contrastanti qui. Da un lato vorreste andare, dall'altro volete restare, dall'altro è come se pensaste, mi viene da dire questo, di non dire niente in modo da non smuovere certi equilibri. Andiamo a vedere il 3 di spade. Queste sono tante, eh? Andiamo a vederle. Sono tante, datemene solo 2 per piacere, grazie. Una, cavaliere di pentacoli, sole e 5 di spade. C'è come un procedere lento, perché qui abbiamo anche un 5 di spade, che di solito è una carta che parla di confusione mentale, parla di battibecchi, di litigi, di discrepanze di opinioni. Potrebbe essere una questione tra amici qua o tra genitori e figli anche. Andiamo a vedere 10 di denari. 6 di pentacoli, morte, carro, 9 di coppe e 8 di spade. Voglio una carta per l'8 di spade. Ok. Allora ragazzi, io qui sento che se prima c'era una sorta di indecisione su che direzione prendere, qui con il carro verrà presa una decisione. Vi dico che avete anche un 6 di pentacoli, quindi, e anche un 10, quindi per qualcuno si tratta di questioni legate a dei contratti, legati magari anche a qualche eredità, per qualcuno potrebbe essere
un contratto per una macchina, per acquistare magari un mezzo che serve per il lavoro. Cioè c'è come questa voglia di andare avanti, la necessità di sacrificare qualcosa e qui è come se arrivasse finalmente un aiuto, un movimento, un qualche tipo di appagamento. È vero che c'è anche un 8 di spade con un 7 di bastoni, però a parte questo 8 di spade che mi parla un po' della visione negativa che potreste avere, no? Magari un po' di pessimismo di troppo. Qui finiamo con delle bellissime carte, tra l'altro il 6 di denari si ripete. Adesso andiamo a vedere il mago, che è una carta di nuovi inizi e una carta di manifestazione. E anche una carta di trasmutazione. Wow, giustizia, forza e imperatore, tre arcani maggiori, ragazzi. Quindi vedo contratti da tutte le parti, quindi per chi stesse aspettando qualche questione magari lavorativa, può essere che in questo trimestre effettivamente inizi qualche cosa a livello lavorativo o perlomeno si regolarizzi perché abbiamo giustizia e due volte il 6 di pentacoli. C'è come da fare un passo avanti, ragazzi, c'è come da mettere delle regole con la carta dell'imperatore. Vi dirò che per qualcuno potrebbe essere una... non un aumento di stipendio, come si dice? Una promozione. Andiamo a vedere il 6 di denari. Eremita. E 10 di spade. Ci sono come delle nuove alleanze, ragazzi. Qualsiasi sia la cosa verso la quale volete andare, sento che poi diciamo, il risvolto, lo sviluppo è ben positivo. Andiamo a vedere anche la regina di denari. È come se doveste trovare una vostra costanza, una vostra routine, una vostra abitudine, al di là di quello che possono dire gli altri. Allora, torre, 7 di pentacoli, 3 di pentacoli, mago nuovamente e giudizio. Qui ragazzi ci sono progetti, di nuovo, è un 3 di pentacoli, manifestazione, azioni fatte con intenzioni. Con la carta del giudizio potrebbe anche esserci qualche telefonata o qualche presa di consapevolezza, qualche illuminazione su come fare a gestire le cose, ma proprio da un punto di vista pratico. Io sento che qui avete un cavaliere di denari, perché è proprio una carta che indica una certa lentezza nell'andare avanti. Ehm, Potrebbe essere una lentezza solo del primo mese, quindi diciamo da metà giugno fino a metà luglio, se vogliamo. Poi le cose, secondo me, iniziano a velocizzarsi un po', arrivano quei contratti che state aspettando, arrivano... Se fossero questioni burocratiche o questioni con la legge, firme che state aspettando, è facile che entro l'estate arrivino queste firme, arrivino questi contratti, questi scambi commerciali, l'acquisto o la ristrutturazione di una casa, come se vi arrivasse il benestare del geometra. Andiamo a vedere i vari settori. Allora, se parliamo di amore, ragazzi, devo dire che è un buon periodo. Credo che ci potrebbe essere soprattutto una conoscenza, ce ne saranno diverse per chi fosse single, però una in particolare con la quale vi troverete proprio bene, passerete tempo in compagnia, riderete, scherzerete, potrebbero anche esserci gli stessi obiettivi, ma o siete voi che dovete, diciamo così, finire di purgare una relazione passata, oppure è questa persona che sì, tante belle emozioni, tanto tempo passato insieme, ci si diverte, si sta bene, però è come se poi quella persona fosse un po' tentennante. Per quello che poi qua ci sono anche tutte queste giustizie, questi 6 di pentacoli, come per dire cerchiamo di mettere le cose in regola, facciamo le cose come vanno fatte.
Ehm, diciamo che avete la carta degli amanti qua, quindi non escludo che possa effettivamente svilupparsi in qualche cosa di bello, però è come se doveste mettere delle regole, come se doveste educare l'altra persona a stare con voi. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione, allora vi dirò che tutto sommato non sento grandi problemi, anzi, devo dire che è come se si arrivasse a un patto successivo. Io non lo so se sia, vi faccio un esempio, il primo che mi viene in mente. Io vengo a pranzo da tua mamma, anche se non sopporto venire da tua mamma, però poi tu mi porti o tu vieni. Ecco, tipo dei patti, no? È un po' come io faccio questo per te e tu fai questo per me. Sento che il trimestre è un po' da quel punto di vista lì, ha un po' quell'energia. Tutto sommato è una buona energia, ragazzi. Vi dirò che potrebbe anche esserci un viaggio di mezzo, giustamente siamo nel periodo estivo, quindi molti si spostano per le vacanze. Però ho come l'idea che alla fine del periodo riuscirete ad ottenere qualche cosa che con il vostro o la vostra partner fino a questo momento non siete stati in grado di ottenere. Quindi è come se arrivasse un nuovo risultato. Per quello che riguarda il lavoro, ragazzi, allora, se siete senza lavoro, vi dico che è molto facile che troviate un lavoro quest'estate. Avete proprio carte di contratti. Può anche essere un ruolo nuovo, può essere un ruolo di un certo tipo, di una certa, come vi posso dire, elevatezza, se vogliamo, cioè tipo ai piani alti. Vi dico che potrebbe anche essere un lavoro nel lungo periodo, eh. Non dico direttamente a tempo indeterminato, però eventualmente poi ragazzi io nella sezione della ruota del destino, che pubblico mensilmente, tratto nello specifico chi è senza lavoro, chi è dipendente, chi è autonomo, quindi magari poi date un'occhiata a quella. Ehm, per quello che riguarda la famiglia d'anima, quindi le persone che avete scelto di avere vicino a voi e essendoci anche i legami di sangue, quelle che un po' siete obbligate a vedere, allora, sento che sarete, non dico richiamati all'ordine, però chiamati a partecipare un po' di più alle questioni familiari. Sento che qualcuno vorrebbe addirittura scappare. Scusatemi, ho preso un colpo di tosse. Qualcuno vorrebbe scappare addirittura, come vi stavo dicendo, dalle incombenze familiari, però non credo che sia tanto possibile e quindi è come un ok, partecipo al pranzo, però guarda che poi alle 3 me ne devo andare, ho un altro impegno. Cioè, vado, ma restringo il periodo, il tempo che devo, insomma, che devo condividere con persone che magari non è che mi, insomma, sconquifferino tanto. Un altro discorso invece è la vostra famiglia, ma sento come se aveste vari impegni durante questo trimestre che più o meno va dal 20 di giugno al 20 di settembre, perché è il periodo estivo, però ci saranno effettivamente vari impegni. Va bene ragazzi, che altro vi posso dire? Ah, i soldi non vi ho detto. Buon periodo per i soldi ragazzi, buon periodo. Credo che se qualcuno si sta trascinando dei debiti o comunque ci sono delle cose da pagare, sento che in questo trimestre è facile che chiuderete tutti i debiti che avete. Se nel caso abbiate crediti, anche quelli. Andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia, cosa vi vuole dire. Esaurimento, 9 di bastoni, siete stanchi, avete bisogno di riposarvi, può darsi che sia per quello che avete bisogno di questo viaggetto. E partecipazione, oh guardate, in base a quello che vi ho appena detto per la famiglia, è come se la
partecipazione agli eventi familiari vi esaurisse. Probabilmente siete già scarichi per conto vostro, magari qualcuno arriva da un periodo. La prima carta, una delle prime carte è l'otto di coppe, come se qualcuno se ne volesse proprio andare, volesse sparire, volesse prendersi un periodo sabbatico. Però è anche vero che la carta della partecipazione, ragazzi, vi ricorda che è il gruppo che fa la forza. E visto che qui c'era qualche tema con la famiglia, è un po' come se doveste riconoscere che anche se magari quella domenica, quella sera, quella, non lo so, non avete voglia di frequentare i parenti, quello che un po' posso consigliarvi di dirvi è che è l'unica famiglia che avete, che può essere positivo o negativo, però comunque è l'unica famiglia che avete. Va bene, andiamo a vedere quale potrebbe essere un problema, un incastro, una difficoltà del momento. Perché mi è difficile farmi aiutare? Qui c'è qualcuno che fa fatica a chiedere. Magari potrebbe esserci la paura di essere respinti di base, potrebbe esserci una questione di orgoglio. Andiamo a vedere, ok, la potenziale credenza limitante perché ho un ideale non realistico. Ci sono quelle persone che dicono no, ce la faccio da sola, faccio tutto io, perché, per cui non chiedono aiuto e poi in realtà si rendono conto che non riescono a fare tutto da soli, ma anche perché per certi temi è un po' impossibile. Andiamo a vedere un possibile pensiero su cui meditare, verifico quale sia la mia necessità vera e agisco di conseguenza. Molte volte prendiamo delle decisioni spinti dalla paura e invece una volta che noi capiamo qual è la vera necessità possiamo agire di conseguenza. Credo che qui la carta degli amanti, ragazzi, faccia più riferimento a una scelta, a un cambio tra il prima e il dopo. Andiamo ancora a vedere quale segno zodiacale comparirà di più nella vostra vita in questo trimestre, con quale segno zodiacale interagirete di più in questo trimestre. Sagittario, amici della bilancia, e adesso preparatevi una domanda alla quale si possa rispondere con un sì o con un no e andiamo a vedere il pendolo che cosa vi dice. So che l'inquadratura non è delle migliori, ragazzi, ma portate pazienza. Potete anche mettere il video in pausa per porre la domanda. Ok, direi che la risposta è un sì. È difficilissimo, ragazzi, non far vibrare la mano. Comunque, spero che fosse la risposta che voi aspettavate. Fatemi comunque sapere, se si può sapere, qual era la domanda che avete fatto. Per il resto, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Anche questo fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Lo stesso lavoro lo potete fare anche nella sezione degli abbonati. Chiaramente è fatto in modo un po' più generico perché non avendo la persona davanti non posso fare un lavoro specifico, però è anche vero che in quella sezione è un po' più ampia del lavoro personale, perché ci sono temi di metafisica, di metamedicina, di esoterismo, insomma è un po' tutto quello che ho imparato io, che ho condensato e messo lì a disposizione per voi. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!